grande. Questo è eccezionale. Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo. Chi ancora non mi conosce può iscriversi per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi è un video un po' particolare. Reagiamo ad una canzone, ad un'esibizione, un video, in questo caso un video musicale decisamente mainstream. Si tratta di Taylor Swift col suo singolo The Fate of Ophelia. Me l'avete chiesto in tanti, io lo faccio volentieri, quindi vediamo subito di cosa si tratta. Sono molto curioso. Conosco un pochino la melodia, ovviamente, un po' come tutti, l'abbiamo sentito passare in radio. Non ho mai visto il video, vediamo com'è. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself and I. La storia di Ophelia prende spunto dal personaggio tragico dell'opera di Amleto, questa donna insomma che è respinta dal proprio amato, cade diciamo nella follia, no? E muore annegata. E mi avete detto che nel video Taylor mette in mostra praticamente tutte, diciamo, la vita delle soubrette, diciamo, nella nostra storia, diciamo così. Effettivamente qui vediamo che imita un pochino Marilyn Monroe, un'altra soubrette dalla storia tragica, effettivamente. Una cosa che notiamo subito è che intanto queste grandi produzioni non lasciano nulla al caso e effettivamente vanno a guardare qualunque più minimo dettaglio. In questo caso, per esempio, vedete il volto di lei, di Taylor, è più illuminato del volto delle altre ballerine, oltre al fatto che essendo l'unica bionda risalta di più. All'inizio, per esempio, fanno un'altra cosa interessante. Nell'inquadratura iniziale con la scalinata mettono tante piccole cose interessanti. Una che salta all'occhio, per esempio, è il nome Ophelia sul pavimento. Però noi siamo sempre portati a pensare che queste produzioni così grandi utilizzino il più possibile gli effetti digitali, no? La computer grafica per creare i loro video. In realtà si affidano moltissimo anche all'artigianato e agli effetti più tradizionali. Per fare un esempio, all'inizio, quando c'è il quadro dove Taylor è sdraiata, diciamo, rappresentando questa Ophelia nel quadro, c'è una gran parte sicuramente di intervento digitale, no? Per farci sembrare questo quadro un quadro e poi renderlo vivo, ma in realtà c'è anche molta parte, diciamo, artigianale. Infatti quando lei si alza vediamo che la parte frontale di quello che sarebbe il pavimento su cui è sdraiata in realtà è attaccato fisicamente alla cornice, questo per permetterle di alzarsi una volta diciamo diventata scena reale. Andiamo avanti. Right before you lit my sky up. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. Bellissimo. You took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. May I see the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind, it's got to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia, the eldest daughter of a nobleman. Ophelia lived in fantasy, but love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a vine, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower. You were just
Allora, torno indietro un attimino. Bella questa cosa, questa scena diciamo molto teatrale della barca in mezzo al mare. Effettivamente sta ripercorrendo la storia di tutte le soubrette, rendendo le soubrette le protagoniste di questa storia, protagoniste luminose, perché effettivamente abbiamo visto il quadro iniziale. Ricordiamo che quando non c'era ancora la TV, chi faceva, diciamo, dava ispirazione a questi grandi quadri erano le modelle, le famose soubrette, che grazie alla loro immagine ispiravano pittori di ogni genere, i migliori. In questa scena qui in particolare, intanto è molto caricaturata come tutto il video, perché il video tende a portare in mostra, diciamo, davanti ai nostri occhi la parte più gioiosa e giocosa della soubrette, cioè la parte del palcoscenico, la parte della luce, la parte del brillio, dello splendore di queste donne. In questa bella scena qui, se notate, nel suo modo di cantare e nel modo di riprendere diciamo di interpretare questa scena, è perfettamente in armonia, perché lei sta cantando con una voce abbastanza piena. Tutte le volte che c'è un coro, che immagino venga rappresentato da queste sirene che emergono dall'acqua, la loro parte è molto più eterica, cioè è un suono molto più sospirato, meno potente, che ci richiama un po' una parte più fantasiosa, meno fisica, meno presente del resto delle note. Ma Taylor, che è bravissima, fa la stessa cosa, cioè tutte le parole che lei dice, diciamo insieme a queste ipotetiche sirene, a questo coro, allo stesso modo lei le dice in modo molto più leggero e più sospirato rispetto al resto della frase. Quindi anche qui perfettamente in armonia con la parte visiva, quindi ottimo lavoro. Se avete in mente altri video suoi o anche di altri artisti che possono essere interessanti da analizzare insieme, da vedere, a voi sono piaciuti in modo particolare, scrivetelo nei commenti, che se possibile li guarderò molto volentieri. Andiamo avanti. Grande, questo è eccezionale. Questo è bellissimo, ottimo la scelta. Avete notato, ho usato la stessa tecnica nella scena in cui lei è, diciamo, legata con quelle corde. Il modo di cantare che lei ha è molto simile al coro che faceva con le sirene, quindi in modo molto sospirato, poco potente, che ti dà addirittura l'idea che in quel caso lei stia parlando con se stessa più che esponendo qualcosa all'esterno, no? Come se fosse un discorso interiore, quindi interiorizzazione, contrariamente a quella che è l'esteriorizzazione della soubrette. Ed effettivamente anche nella scena, avete visto, c'è lei avvolta in queste corde, ma non c'è lo sfavillio del palcoscenico, le luci, i colori, anzi tutta la scena effettivamente, in accordo con la parte vocale, è decisamente tetra, grigia, con pochi colori, quindi è una cosa ottima. In più, un altro piccolo dettaglio che ho notato, sempre per parlare dei dettagli e della minuziosità dell'intervento della produzione in questo video, quando c'è la scena delle ragazze col salvagente che ballano in questo grande palco tutto azzurro, che mi ricorda molto diciamo le manifestazioni tipo Miss Universo, dove le ragazze sfilano in costume eccetera, ma mi ricorda moltissimo anche i musical tipo Grease. In quella parte, quando vediamo alla fine che sfondano la quarta parete, quindi la telecamera fa uno zoom all'indietro e riprende in qualche modo quella che è una specie di troupe o comunque il direttore dello spettacolo che dirige le ragazze, tutta questa parte è in ombra, sono solo sagome appena visibili. Quello che è in luce sono le ballerine, le soubrette. Stessa cosa hanno fatto nel primo ritornello, quando loro ballano al centro del palco, noi vediamo loro illuminate, soprattutto Taylor ovviamente, ma i musicisti che sono sullo sfondo, che sono lì sul palco, che suonano con loro in questa scena, sono solo ombre appena distinguibili, quindi anche questo ci dimostra la cura del dettaglio che hanno ovviamente in questa produzione. Andiamo avanti. You were just haunting your powers. Now I can see
Perfetto, veramente un bel video, ben fatto. Lei ovviamente è bravissima, bellissima, lo sappiamo già. Diciamo una cosa che mi preme dire. Molte persone mi dicono, quando parliamo di video, quando parliamo di persone che magari in modo amatoriale cercano di prendere e fare i propri video musicali e metterli su YouTube o in rete in generale, e mi dicono però non avendo le possibilità, i mezzi di queste grandi produzioni, noi saremo sempre, dicono, svantaggiati. Vero, ci sta ovviamente, ma in realtà non dobbiamo, secondo me, parere personale, evitare di guardare questi video, i video delle grosse produzioni, cosa che io faccio poco effettivamente nel mio canale, ma dovremmo farlo anche noi per prendere spunto, perché anche da quei video fatti così bene, con così tanti mezzi a disposizione, possiamo prendere degli spunti veramente interessanti per realizzare e migliorare i nostri video, perché anche loro non solo utilizzano grandi mezzi digitali che noi non abbiamo, ma utilizzano anche molto artigianato e soprattutto utilizzano molta intelligenza, che è quella che noi possiamo avere, perché no? Grazie per avermi consigliato questo video, sto molto volentieri. Ovviamente voglio sentire nei commenti anche la vostra opinione, sia su Taylor, su questa canzone, ma e su questo video in particolare, se avete delle vostre idee diverse anche dalle mie. Se volete che reagisca appunto ad altri video, sia suoi che di altri artisti, ditelo nei commenti, io sono molto curioso. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati, condividete se potete, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video.